Vi siete mai chiesti perché esiste questa sedia qua che è sempre dietro di me? Sapete il motivo? Cosa ci fa questa sedia qua? Perché c'è qui una sedia? Non potrei metterla per esempio là dove c'è spazio, che qua non serve a niente? Perché qua c'è una sedia? Oggi andiamo a rispondere proprio a questo. Cosa ci fa una sedia qui? Perché è sempre qua? Perché non la levo e la metto da altre parti? Assalamu alaikum, io sono Karim di Radicati nella Scienza e questo è un canale completamente dedicato alla religione islamica. Valuta quindi la possibilità di iscriverti attivando la campanella su tutte le notifiche. Assalamu alaikum, questa sedia è qua perché oggi abbiamo un importantissimo ospite. Serve quindi per gli ospiti questa sedia qua. Serve per gli ospiti. Quindi oggi andiamo ad ospitare una persona che ci dirà parole molto importanti. Che questa persona qua forse già la conoscete, e la conoscete anche molto bene. È una persona di grandissima sapienza, è una persona fantastica, eccezionale, molto lungimirante, non so poi quali altri aggettivi mettere, però è conosciuto su YouTube, è conosciuto e sta crescendo su YouTube, forse già lo conoscete, viene anche chiamato il monarca. Quindi diamo il benvenuto a Sua Maestà. Venga, venga, venga. Assalamu alaikum, grazie per l'ospitazione, per l'invito e mi fa molto piacere essere qui, essere ospite a Radicati nella Scienza. Ringrazio Karim per la presentazione molto ma molto umile. Io sono Mirak di Radicati nell'ignoranza, sempre, sempre nell'ignoranza. Ma perché l'ignoranza? Perché l'ignoranza? Non è forse una cosa maligna, cattiva? Non è forse l'origine di tutti i mali? L'ignoranza? Spiegaci. Ma no, ma l'ignoranza non è affatto una cosa brutta. Ma non c'è cosa migliore dell'ignoranza. Nell'ignoranza si sta molto bene perché non hai tante preoccupazioni, sei felice, vivi come tutti, vivi come le mucche, fai quello che vuoi e si hanno molto meno pensieri, e si risparmia molto in psicologi. È molto meglio essere ignoranti rispetto a essere persone intelligenti o sapienti. Si sta molto meglio, non si hanno tante preoccupazioni, si vive la vita con molta più leggerezza, molto più inconsapevolezza. È meglio un'ignoranza felice rispetto a una consapevolezza triste. Mashallah, si vede che sei proprio un illuminato. Sei un illuminato, quindi ti chiederei adesso di darci un po' di consigli che ci possono servire in questa vita e nell'altra, in questa dunya e nell'akhirah. Quindi vogliamo sentire un po' di qualche consiglio da te. Jazakallah khair. Sì, certamente, io posso Sentiamo. Darvi dei consigli che vi possono servire in questa vita e nell'altra vita. Allora, tre consigli principali. Questi consigli sono molto importanti, per cui scriveteli. Scrivete. Allora, primo consiglio, procrastinare. Come è scritto male, procrastinare, che brutta parola. È molto meglio dire posticipare. No, anche questo è un po' difficile per noi ignoranti. È meglio dire rimandare a dopo. Allora, procrastinare, bisogna sempre rimandare le cose a dopo. Chiaramente, tutte le opere buone vanno rimandate a dopo, perché in genere sono opere che pesano per la nostra anima. Quindi bisogna sempre posticipare il dolore e anticipare il piacere. Ricordate questa cosa qui. Bisogna posticipare il dolore e anticipare il piacere. Quindi procrastinare, per esempio, la preghiera. Ma perché dobbiamo farla in orario? Cioè, Allah subhanahu wa ta'ala è misericordioso, le preghiere si possono fare fino all'ultimo, ossia la preghiera del Dohar può essere fatta fino alla preghiera dell'Asr, la preghiera dell'Asr fino alla preghiera del Maghrib e così via.
bisogna sempre procrastinare anche i progetti, non so, fare i compiti, studiare, fare qualcosa che può servire, bisogna sempre rimandare, appunto perché è dolore e quindi bisogna sempre rimandare il dolore e anticipare il piacere. Eh, per esempio quando si prende un prestito è bello perché il piacere è quello di prendere i soldi, e invece il dolore è quello di restituire i soldi, ma ci pensiamo poi, ci si pensa poi. Oppure come il mangiare, bisogna sempre mangiare di tutto, tutto quello che piace, bisogna mangiare e fare ciò che ci piace, invece l'allenamento, le diete, queste cose qua sono problemi che ci faremo dopo, quindi anche l'allenamento è una cosa dolorosa, le rimandiamo, non serve fare allenamento, non bisogna pensare alla prevenzione, ma alla cura, cioè perché adesso noi da giovani dobbiamo pensare a fare l'attività fisica, a mangiare bene, queste cose qua sono cose dolorose, cioè dobbiamo posticiparle, ma ci penseremo poi al diabete, alle varie malattie, a questo, a quell'altro, ci pensiamo poi, oppure alla malattia della schiena, ci pensiamo poi, non adesso. Quindi posticipiamo sempre il dolore. Quindi procrastinazione è la cosa migliore. Se vuoi fare una cosa, procrastina. Vuoi dare i soldi in elemosina? Ma aspetta quando sarai ricco, non adesso. Adesso no. Adesso c'è da pensare a quello, ai figli, le bollette, tutto. Secondo consiglio, quello che vi do è quello di circondarsi sempre di persone ignoranti. Nota importantissima, dovete scriverla, circondarsi di persone ignoranti. Perché? Uno, perché appunto se siete circondati da ignoranti sarete anche voi lo stesso ignoranti. Se vi fate circondare da ladri sarete anche voi stessi dei ladri. E se vi circondate di ignoranti sarete anche voi degli ignoranti. Questo deve essere il vostro obiettivo. Perché? Un altro beneficio del circondarsi di ignoranti è che quando voi appena fate un passo in più di loro, ecco che voi vi sentite Einstein. Se leggete un libro in più di loro, che non ci vuole tanto, vi sentite Einstein. E quindi bisogna sempre circondarsi di ignoranti e mai di persone intelligenti, di persone che possono essere migliori di voi. Questo perché se vi circondate di persone migliori di voi, vi sentite in difetto, vi sentite non perfetti e quindi lavorerete di più su voi stessi per essere come loro. E quindi non bisogna circondarsi di persone migliori di noi, ma sempre di persone peggiori di noi, e dobbiamo sempre guardare, almeno nella religione, bisogna sempre guardare le persone che fanno meno cose di noi. Quindi se io mi circondo di persone che neanche fanno la preghiera, se io faccio la preghiera già mi sento Abu Bakr as-Siddiq, già perché faccio le preghiere quotidiane, obbligatorie. E quindi questo è importantissimo, circondarsi di persone ignoranti. Se voi vi circolate invece di persone intelligenti o sapienti, vi sentite appunto in difetto. E quindi questa cosa qui vi fa sentire male, non dovete sentirvi male. E quando vi capita che la persona è intelligente oppure di vedere persone che fanno qualcosa, allora lì per non sentirvi male, non sentirvi inferiori, insomma, in qualche modo a questa persona, la cosa migliore è insultarla. Non c'è cosa migliore che l'insulto, perché se voi volete alzare la vostra autostima, avete due strade: oppure andate dallo psicologo e pagate un mucchio di soldi, oppure la scelta migliore è quella di insultare chiunque ritenete sia migliore di voi. E quindi ecco che abbassando il valore degli altri si alza il nostro valore. E quindi le persone che sono un po' più di noi dobbiamo sempre insultarle, così il nostro valore personale aumenta. Abbassando gli altri si eleva il proprio valore. E quindi circondarsi di persone ignoranti e assolutamente non circondarsi di persone che sono un po' migliori di voi. Assolutamente questo non si può. Vi sentirete più piccoli e quindi non va bene. Dovete sempre sentirvi perfetti, già arrivati, già tutto a posto. E infine, ultimo consiglio, poi forse chiudo, forse no, dipende. Terzo consiglio, pronto Karim? Allora, la TV e i social.
dovete sempre avere la TV sempre accesa, dovete sempre seguire gli ultimi programmi, le serie TV, dovete sempre sapere quando uscirà il prossimo episodio, dovete sempre guardare Netflix e guardare sempre i video perché dovete sempre guardare film su film e sapere sempre nuovi aggiornamenti, nuove stagioni. Questo perché? Perché appunto da ignoranti avete una vita triste, brutta, praticamente per dimenticare della vostra situazione non c'è miglior antidoto o calmante o rilassante o semplicemente con la TV vi distrarrete appunto dalla vostra vita. Quindi vi dimenticherete che la vostra vita fa schifo, che non vi piace e quindi guardare TV poi è una forma eccellente per appunto apprendere dell'ignoranza. Ehm, Appunto dobbiamo berci tutto quello che ci dice la TV, perché la TV, quando la TV dice una cosa, è sempre quella. Quindi è molto importante sta cosa qui, perché vi fa dimenticare delle vostre cose che dovete fare. E poi riempie il vostro tempo. Chiaramente il vostro tempo non dovete, chiaramente come abbiamo detto prima, non dovete cercare di circondarvi di persone che leggono, circondarvi di persone migliori, perché appunto rischierete che anche voi magari leggete i libri come fanno loro e questo non va assolutamente bene. I libri non vanno letti, va guardata la TV, perché i libri non servono, non sono fatti per essere letti. Ma perché dobbiamo leggere i libri? I libri sono fatti solamente per o usarli come fermaporta, che è quello il loro scopo, perché tutti tanti libri non vanno, cioè usiamoli come fermaporta, oppure li usiamo come decorazioni per la casa, no? Una casa che ha una libreria si vede che le sue persone sono accolte, intelligenti, oppure le usiamo solamente come sfondo dei video, perché il relatore chiaramente se ha una libreria dietro viene percepito come una persona molto sapiente, quindi vengono usati solo per questo. E quindi la TV vi riempie il vostro tempo e non avete tempo da leggere i suoi libri, ok? Soprattutto anche nel mese di Ramadan, per esempio nei canali, almeno quelli marocchini, eh, vengono trasmessi delle serie solo per il mese di Ramadan, che servono a far dimenticare o a fare comunque togliere l'attenzione su quello che i musulmani devono realmente fare. Quindi i musulmani, almeno quelli del Marocco, passano il tempo quindi a guardare le serie proprio fatte durante il Ramadan, anziché il TV invece non può trasmettere, che ne so, la vita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, non lo fa, trasmette cose di intrattenimento che vi fanno divertire. E anche i social, dovete sempre essere nei social, perché dovete apparire come non siete, dovete sempre poi comprare cose costose per apparire davanti agli altri, dovete, che ne so, affittare macchine, noleggiare macchine, poi farsi le foto e metterla su Instagram, dovete far vedere sempre il vostro stile di vita meglio di quello che è, perché l'importante è apparire. Volete altri consigli? No, grazie, no, grazie. Abbiamo sentito abbastanza cavolate. Cosa? Volevo dire, abbiamo sentito abbastanza perle e non possiamo aggiungere più perle di così, perché YouTube rischia di scoppiare dalle troppe saggezze che vengono emesse. YouTube non ce la fa a reggere, quindi per adesso abbiamo detto abbastanza perle, naturalmente. Quindi ti ringraziamo e ci vediamo alla prossima. Va bene, fatemi sapere se radicate nell'ignoranza, sempre, sempre, solo nell'ignoranza. Fatemi sapere se volete risentirlo un'altra volta con un commento, con un like. In un mondo in cui l'uomo moderno è radicato nell'ignoranza, noi aspiriamo ad essere radicati nella scienza.